Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven ti racconta la storia di un nobile cavaliere visto attraverso un gothic metal sinfonico con voce femminile molto più ispirato della media. Se agli inizi il gothic e il metal sinfonico con voce femminile erano qualcosa di innovativo e particolare nella scena metal, non ci è voluto molto affinché si trasformasse in tutt'altro. Già da molti anni è innegabile come questi generi siano diventati più che altro un fenomeno commerciale. E se questo non pregiudica l'esistenza di band valide, specie a livelli più alti, è vero anche che molti dei gruppi minori lo suonano senza una reale ispirazione, giusto per seguire una moda o tentare la via del successo. Per fortuna non è sempre così. C'è anche chi ha le idee chiare e tanta passione per la propria musica. È proprio il caso degli Everlast. Quintetto nato a Riga, in Lettonia, nel lontano 2006, dopo un demo e 2 full length, si ripropone oggi con The Tale of the Noble Knight, concept EP di ambientazione medievale. Uscito lo scorso 13 marzo, guarda però più al passato che altro, almeno a livello stilistico. Parliamo di un symphonic metal con voce femminile, che però mostra pochi influssi da ciò che il genere è diventato nel tempo. Niente pomposità e niente orchestrazioni complesse. Gli Everlast preferiscono un approccio più semplice e puntato sulle atmosfere, ispirato a ciò che il gothic metal era in origine. Un'impostazione che rende The Tale of the Noble Knight, insieme a Retro, e meno scontato di tanti altri esempi nel suo genere musicale. Accanto a questo pregio, i lettoni possono contare anche su un songwriting esperto e consapevole. Si sente che il gruppo non è alle prime armi. Seppur le sue composizioni siano molto lineari, c'è sempre quel guizzo in più che le rende interessanti. Forse non raggiungeranno vette trascendentali, ma si rivelano sempre buone quando non ottime. Un risultato già notevole oggi, specie per un genere sfruttato e trito come quello degli Everlast. La classe superiore di The Tale of the Noble Knight è dimostrata subito dalla title track, che fonde l'intensità del gothic con una lentezza solenne propria del folk metal più epico e battagliero. Il risultato è un ibrido semplice ma grandioso, che colpisce benissimo con le sue melodie. È lo zenith per l'EP, ma ci sono altri pezzi quasi allo stesso livello. Possiamo citare, per esempio, la successiva Execution, divisa tra la delicatezza nelle strofe e i ritornelli, allo stesso tempo molto catchy e quasi drammatici. Oppure la cover di Happy Nation degli Ace of Base, persino meglio dell'originale secondo chi riscrive. Quando l'Eurodance della band svedese era fin troppo ineffabile, poco comprensibile, gli Everlast non solo portano il brano nel proprio genere in maniera eccellente, le danno anche un bel tocco oscuro che si sposa benissimo col testo, rendendolo sinistro e angosciante. In ogni caso, anche il resto della scaletta lascia soddisfatti e scorre con piacere in maniera molto veloce, forse anche troppo. 5 pezzi, tra cui una cover, sono un po' pochi forse, ma in fondo importa poco. Anche così, The Tale of the Noble Knight rimane un ottimo EP, che accende la curiosità sugli Everlast e fa venire voglia di scoprire anche il resto della loro discografia. Per chi ama il gothic metal sinfonico con voce femminile, di sicuro i lettoni saranno acqua fresca in mezzo al deserto delle tante, troppe band poco ispirate che sovrappopolano il genere oggi. Voto di Heavy Metal Heaven 72 sul massimo di 80 per gli EP. Bene, per questa settimana abbiamo finito. Se ti è piaciuta la recensione metti il like, commenta e condividi. Puoi anche iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Inoltre, seguici sulle nostre fanpage Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!